partiamo sempre da casa. Non la stiamo facendo in 5 giorni consecutivi, la facciamo in 5 sabati consecutivi. Oggi sembra una giornata molto calda. Piazza del Duomo di Prato, ore 9. E tutto va bene. Oggi è la seconda tappa del Cammino di San Isidro. Partiamo da Prato per andare a Pistoia. Ricca avifauna, nutrie, germani reali, piccioni, aironi, anatra VC e farfalle. C'è tutto, c'è qui. Salumi. Ciao mortadella. Mortadella? Salume. Salumi. Sale. Arrivati a questa croce, bivio. Non si vede benissimo se cresce l'erba, però c'è il cartello a 20 cm. Ambiente collinare. In salita, molto verde. però è una salita abbastanza piacevole. Sì, all'ombra. Si seguono i tanti piccoli segnali durante tutto il percorso, ma oggi, come vedremo tra un po', sarà piuttosto facile perdersi. Ehi, ciao. Ciao bello. Casa. E ti dico un'altra cosa. Te la dico dopo che siamo andati via. Ci sono i fantasmi. Ci sono 2 fantasmi. Grazie a un amico passante non ci siamo persi. C'è un sentierino invisibile da imboccare tra 2 strade indicate. E abbiamo sbagliato strada 2 volte in 10 metri, ma ci ha rincorso per correggerci la strada. È stato molto gentile. In realtà era indicato giusto. Solo che era un sentiero in mezzo a 2 strade. No, più altro non si vedeva, bastava un palo. Ricordiamoci sempre di riprendere l'acqua. Le 3 colline discendenti verso nord o risalenti verso sud. Guardate che sono 5 e non 3. Qui al Milas Bar, timbro sulla credenziale insieme a un ottimo caffeino che ci stava bene, e ricordiamoci di inquadrare l'acqua. Ed è in via dei 29 Martiri, appena entrati a Figline, che si trova un monumento ai caduti della Seconda Guerra Mondiale, e più in particolare a questi 29 ragazzi di Prato che sono stati rastrellati per essere impiccati sotto le travi della viuzza. Questo monumento contiene anche le corde originali utilizzate per l'eccidio. È uno dei motivi per cui camminare insegna sempre anche qualcosa. Arrivati a questo cancellino c'è una freccia rossa in terra e un segno della via che prosegue. Noi siamo arrivati fino in cima alla montagna senza più trovare neanche un segno. Siamo tornati indietro perché quel segno lì non vuol dire assolutamente nulla. Il segnalino della via è su un palo qui. Un po' dopo si sbaglia facile e si sbaglia anche di tanto. Da adesso in poi la strada è sbagliata, però ho voluto tenerla nel video perché è una deviazione molto interessante, si va su fino alla cava. Trovo che questa zona è molto esposta
Per fortuna siamo a fine maggio, il suolo è scuro essendo basalto e serpentino di prato, ribolle come se fosse asfalto. C'è sempre questo profumo di ginestra. C'è una grande carenza di segnali in questa tappa. Se ne è seguito uno, improvvisamente sono spariti i segnali a 1 chilometro che si sale. Siamo solo a 7 chilometri, Tutto questo si è visto in 7 chilometri. Non so come rendono i colori, ma c'è un contrasto oggi incredibile. Di qua è molto meglio segnalato, ogni 10 metri c'è un segnale, infatti mi pareva strano. La strada torna, si segue il sentiero, 12A del CAI. Peccato che fa 40 gradi oggi, non è neanche giugno. Questa cosa è propedeutica per la francigena di quest'estate, ma saranno i primi caldi. Io più avanti e più in alto. Allora, dopo aver recuperato la strada si prosegue lungo un sentiero CAI ben segnalato. C'è un cancellino da aprire che sulla guida è riportato, ma è misleading, è fuorviante, e porta qua, porta a un'area di sosta ideale visto l'ora, 12:30. Ora si pranza e si prosegue. Vedo una... Destra. Oppure, guarda, scusami. Questo è l'albero solitario che fa da crocevia. Esatto, però non è così... Solitario. Come si apre qua? Perché qua c'è una deviazione assassina. Comprasi. Dai! Molto bello, tratto molto bello. Peccato per certi mostri ogni tanto. Villa del Barone. E noi proseguiamo. Per la 100ª volta ricambiamo scenario. Ora siamo nelle foreste del Trentino. Prima eravamo nel deserto sulla Luna, poi siamo stati in riviera, in collina, nelle cascate, nei laghi. Siamo neanche a metà percorso. Ma come ci state bene? Ombra, silenzio, il laghetto. Una rocca. Siamo arrivati a Montale con la sua rocca. Dopo aver visto la rocca di Montemurlo siamo scesi in valle. A parte questo brevissimo tratto di asfalto, abbiamo fatto 1 chilometro
in un fosso che costeggiava un piccolo rio pieno di rane. Ora è così per 7 giorni e 7 notti. Dopo 410 km, tutti di salita e caldo, oggi era più lunga dei chilometri segnati secondo me. Ho dovuto cambiare le scarpe perché erano nuove, però Erano 9 scarpe, c'aveva, una del giorno.